Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally, Lancia Stratos HF Livrea all'Italia, edizione Centauria in scala 1/8, uscita numero 27. Diamo un'occhiata all'interno del fascicolo, così se qualcuno di voi che non ha fatto la collezione avesse piacere di dare lettura, oltre che guardare le immagini, potrà farlo. Questo poi andremo a vedere tutto nel dettaglio, sono i pezzi contenuti ovviamente in questo nuovo numero. Le fasi del montaggio. È un montaggio non complesso ma impegnativo, però sicuramente alla fine ha un impatto estetico bellissimo e poi lo vedrete. Questo è quello che alla fine ci troveremo montato: la batteria con la sua fibbia di tessuto e la bobina. Bene, adesso andiamo a dare lettura alle uniche 2 mezze pagine. Peccato che c'è scritto veramente così poco su questi fascicoli di questa splendida icona del mondo rally. Desidero anche ringraziare tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie a tutti, perché siete voi la linfa del mio canale, la vita. Grazie a voi sono arrivato fino a dove sono arrivato, che per me, anche se per molti che lo fanno come mestiere, è veramente poco, ma per me è veramente tanto. Grazie con tutto il mio cuore. Se avete piacere metterò anche un link in descrizione Patreon, se qualcuno di voi volesse sostenere il canale con una piccola offerta, ebbene accetto. Grazie ragazzi. No, stavo pensando anche un'altra cosa, che io sarei già contento se voi, nel momento in cui andate a digitare per vedere il mio video, decideste di non mandare avanti le pubblicità in maniera veloce, perché so che la pubblicità dà fastidio, ma è l'anima del commercio ed è l'unico modo per far guadagnare non degli euro ma qualche centesimo a noi che facciamo questo, anche se per me è una passione che ovviamente è costosa e quindi spero di poter riuscire ad andare avanti. Bene ragazzi, andiamo a vedere cosa è contenuto all'interno. Contatevi sempre tutti i pezzi, verificate che non vi manchi nulla. Vi anticipo subito una cosa, eccola qui. Vi troverete, almeno a me è capitato questo, vi troverete all'interno un sacchettino che ci viene dato per questa sessione di montaggio con la scritta RM invece che RP. Vedete? La P sta per plastica, questa vite va avvitata nella plastica, ma qui, almeno per quanto mi riguarda, nel mio fascicolo è contenuta una scritta sbagliata, ma la vite è corretta, perché è una vite per plastica e quindi va benissimo, è proprio questa, la RP. Vi faccio vedere, come vi ho già spiegato, che il filetto delle viti da plastica è molto più distanziato rispetto ai filetti che invece sono destinati ad essere avvitati nel metallo. Ecco qui. Quindi non vi preoccupate se vi è successo questo, la vite è la sua. Abbiamo la sede della batteria dove andrà appoggiata, i 2 pezzi che compongono la batteria, coperchio e batteria, plastica, anche i morsetti plastica. Guardate che bellezza, qua hanno riprodotto i filamenti, bellissimi.
della treccia che poi va ad attaccarsi al telaio come massa. Abbiamo la fibbia che è in tessuto sintetico, un tubo che io ho già tagliato in 2 sezioni da 9 centimetri, 3 pezzi sempre in plastica che andranno a rappresentare il generatore, la fibbia e la serie di viti che abbiamo visto. Bene, ci servirà anche il pezzo che abbiamo montato nel numero precedente, eccolo qui, e adesso vediamo, visto che io l'ho già montato come sapete e l'ho già smontato nuovamente, per vedere se c'era qualche difficoltà e magari da non farvi commettere errori di montaggio e semplificarvelo anche. Allora, guardate, vi servirà o un tagliaunghie, una forbicetta o uno o l'altro, vedete voi come vi trovate meglio, per dare questa forma stondata poi alla fibbia, per renderla più simile a quella vera. Per quelli più esperti, non per tutti, quindi attenzione, perché rischiate poi, se non siete capaci, di creare più danno piuttosto che andarlo a sanare. Quindi attenzione, vedete? Questa qua vi faccio vedere un esempio. Spostiamo queste. Ripeto, solo per quelli che hanno più esperienza. Potete scaldare la fibbia così ai lati e stondarla, e dopo fatto questo, una volta che è dura, la potete tagliare per evitare che sfilacci. Vedete? Oppure prendete semplicemente questo senza l'accendino e la tagliate con 2 semilune, semicerchi. Vedete voi cosa riuscite a fare meglio. Allora, prendiamo la fibbia e inseriamo all'interno il primo capo. Ecco qua. Bene. Così, vedete? Giriamo questa così e andiamo a inserire, guardate la posizione dello scivolo, andiamo a inserire questo qua. E lo facciamo passare da sotto e rientriamo da qui. Per me è veramente molto complicato montarlo, lo avevo già montato, ve l'ho già detto, perché devo fare tutto guardando all'interno del telefonino, non è semplice. L'importante è questo, vedete? Voi dovete inserirlo così. La fibbia deve essere girata in questa maniera, non deve essere girata così. Quindi è per questo vi faccio vedere l'inclinazione, vedete? Ok, poi prendiamo questo. Io, come sapete, ho sempre difficoltà nel mettere a fuoco le immagini. Ho cambiato il telefono, ma sono proprio io che non sono capace. Prendiamo questo capo e andiamo a inserirlo qua. Adesso vi faccio vedere. Ecco, vedete? Lo prendiamo da sotto. Se poi è il caso lo tagliate alla fine. Intanto facciamo così, guardate. Adesso prendiamo la batteria. Andiamo a montare
qui abbiamo più e meno, ecco qui, ma guardate anche il disegno dove c'è questo rialzo, non vi potete sbagliare. Comunque qua abbiamo un segno positivo e qui negativo. Il positivo ci va al morsetto più piccolo. Qui abbiamo uno scasso e qui abbiamo il perno che deve entrare nello scasso. È impossibile sbagliarvi. Quindi ripeto, dove c'è il più ci va quello piccolo. Premete dentro, perfetto, e adesso fate la stessa cosa con l'altro. Attenzione a non rompere questo. Accertatevi che sia tutto imbattuta, la parte dorata con la parte di plastica. Poi andiamo a completare la batteria. C'è solo una posizione corretta, ma potete metterla in due modi, ma una non è corretta. Se io lo inserisco così è sbagliato. Guardate, qui la plastica nera esce e qui esce la plastica bianca. Quindi questa è la parte corretta. Dall'altra parte. Scusate il gioco di parole. Perfetto. Bene. A questo punto prendiamo la batteria. Guardate come ho il pezzo. Mettiamo un po' più di luce al video. Ecco qui. Inseriamo la batteria dentro e controlliamo la fibbia che arrivi qua. La fibbia deve arrivare al centro qua, anche un po' più in giù, non importa, basta che si veda bene. Quindi io la tiro e direi che va bene. Sì, anche un po' troppo. Tiriamola un po' più giù, così. Bene. Andiamo a rimetterla così, guardate bene i morsetti come sono messi e guardate che qua abbiamo i due perni. Perfetto, dove abbiamo i due perni mettiamo questo che è più grande in questa maniera. Poi a questo punto andiamo a inserire questa, giriamo così, anzi viene meglio così, scusate, il primo va inserito così che è più facile. Inseriamo questo qua e qui c'è un po' da lavorare, soprattutto per me che, ripeto, sto guardando tutto attraverso il cellulare. Ecco qui, vedete? Abbiamo messo la prima, giriamo la batteria così e dobbiamo inserire questo qua. Qua, così. Quindi adesso metto la pausa se non ce la faccio subito perché non voglio consumare 2 minuti di video per inserire questo dentro. Sì. Ma io lo trovo bellissimo, guardate che bellezza! Questo è un modello che se avete dubbi, Michele ve li toglie perché vi dice fatelo ragazzi se potete, fatelo, ovviamente se potete, non è una priorità, perché è veramente bello. Ecco qua, vedete? La fibbia cade qui, qua abbiamo questo pezzo, non importa se avete un po' più di spazio, ma non vi preoccupate, è bella così. Intendevo se avete questo che si muove un po', se non è tesa bene, non vi preoccupate. A questo punto prendiamo questo pezzo, prendiamo la vite, anzi prima facciamo così, la vite RP va poi messa qui, quella che abbiamo trovato nella sessione. Andiamo a mettere questo qua, vedete i due perni, uno qui e uno qui. Premiamo all'interno così, premete soltanto sulle due plastiche laterali, mi raccomando. Perfetto. Adesso prendiamo la vite RP. Ricordatevi che questo è stato scritto in maniera non corretta.
Ecco qui. E andiamo a mettere la vite in questo foro qui, l'ultimo che avete sulla destra. Piegate un po' questa, il morsetto, e inserite la vite. Ecco qua. Allora, io adesso lo monto così, però vi conviene, secondo me, metterci un po' di colla dietro, perché vedete? È abbastanza ballerino questo. Vedete voi? La vite ovviamente permetterà al pezzo di non cadere mai giù, e questo lo sappiamo, però vedete voi. Poi andiamo adesso a prendere questi 3 pezzi, 1, 2 e 3. Prendiamo questo e lo andiamo a inserire qui. Abbiamo 2 perni, uno è più piccolo, che è questo, e uno è quello più grande, che è questo, e andiamo a metterlo nel perno più grande, così. Allora, io lo centro, vedete? Lo metto così, ok? L'altro semplicemente dietro. Mettete la parte dove c'è lo sfrido di lavorazione nella parte bassa dove non si vede, così. Parlavo di questo, vedete? Lo mettete verso la parte dei perni che vanno contro il telaio e non lo vedrete. Ecco qui. Andiamo a inserire questo nel suo spazio dedicato. Ecco, qui non serve assolutamente alcun tipo di colla perché è entrato molto bene. Bene, a questo punto prendiamo un tubo, ok? Prendiamo il motore, eccolo qua, e ci dice di andarlo a inserire qui sul motorino d'avviamento, in quello superiore. Ricordatevi quello che vi ho detto nel video precedente. Vi consiglio, io poi lo farò, non l'ho ancora fatto, di andare a mettere colla su tutti i perni, su tutti i tubi, scusatemi, mettendo la colla all'interno con uno stuzzicadenti e andando a inserire poi il tubo nel perno dedicato. Non mettete la colla sui perni perché poi il tubo vi porta giù la colla e vi fa il cordone ed è bruttissimo. Soprattutto non usate attack, perché oltre a farvi diventare il tubo bianco ve lo cristallizza e potrebbe rompersi col tempo. Poi ovviamente fate quello che deciderete di fare voi. E infine l'ultimo tubo, che sono tutte e due da 9 cm, lo andiamo a mettere di qua. Eccolo. Nell'ultimo perno in basso, l'unico rimasto libero. Però vedete, si sfila subito, quindi ecco, vi conviene metterci un po' di colla. Bene, a questo punto abbiamo finito. Io trovo che sia bellissimo. Questo modello è veramente bello, oltre alla sua storicità, ha una bellezza intrinseca proprio ed estetica. Allora, adesso andiamo a fare una rappresentazione di tutto quello che ho montato fino a questo numero, cioè il 27, e poi ci salutiamo. Splendida, splendida, questa macchina è veramente una meraviglia. Ed ecco qua, questo poi
andrà messo così. Ecco, questa è la sua corretta poi collocazione, e qui vediamo le cerniere poi dove sarà attaccato il coprimotore, il cofano posteriore. Ecco, volante in metallo verniciato. Questo è quello che abbiamo montato in questo numero. Io lo trovo bellissimo, veramente bello, sono sempre più soddisfatto. Il gruppo fari secondari, non vi ripeto sempre le stesse cose perché chi mi guarda sempre poi si cancella, però sono veramente fatti in maniera idilliaca. Non so se è il giusto termine, ma mi piaceva. Sono eseguiti in maniera ineccepibile. Qui abbiamo il motore che ancora non è finito. Semiassi, ricordatevi che questi dovete averli un po' mobili. Per la staffa qui avete, se l'avete troppo piegata così, avete la soluzione, ve l'ho data nel video. Dovete scaldarla e poi raffreddarla nell'acqua fredda. Parlo della cinghia, ovviamente. Andiamo a vedere se riesco ancora a farvi vedere una vista frontale e poi ci salutiamo. Sei veramente la regina. Non possiamo dire nulla di differente e ne vogliamo. Bellissima. Bene ragazzi, adesso cerco di dare un'immagine un po' più diciamo accettabile e poi ci salutiamo. Io vi ringrazio del vostro tempo, saluto voi e tutti i vostri cari più cari. Adesso andrò a fare il montaggio del numero 28 e ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi e grazie sempre a tutti voi del vostro tempo. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao!